Benvenuto Pablo, benvenuta Daria. Insomma, Pablo, non hai bisogno di tantissime presentazioni, però magari per Daria sì, perché è una delle protagoniste della serie Sangue Loro, il podcast che Sky TG24 e Sky ha prodotto e realizzato da Cora Media con Pablo e Luca Lancise. Questo è un po' un momento per Daria, un po' per scoprire un po' di più chi sei, ma soprattutto per raccontare la storia, perché c'è una storia nella storia, c'è una storia che in tanti hanno già ascoltato nel podcast e poi c'è la storia dietro di un incontro, e partirei proprio da questo incontro. Magari Pablo lo introduci tu, perché c'è un momento di questo racconto in cui avevi bisogno di cercare un pezzo di questa storia, ma non avevi nessun riferimento, neanche una bussola dentro la quale muoverti. Assolutamente, con Luca, quando insomma nella lunga fase di lavorazione di questa serie avevamo, diciamo, la disponibilità dell'attentatore della British Airways, Hassan, che appunto ha lanciato questa bomba il 25 settembre 1985, ma avevamo bisogno anche dei familiari dell'unica vittima di questo attentato, e cioè Raffaella Leopardo. Non sapevamo come fare, non avevamo la minima idea di come rintracciare i figli, perché non sapevamo quanti fossero, chi fossero, come si chiamavano, niente, nessun riferimento. E quindi a un certo punto dico: Luca, dai, proviamo Instagram. Intanto sarà un tiro dalla disperazione. Tentativo disperato. E scrivo questa storia volutamente misteriosa, perché quando scrivi, diciamo, una storia, quando chiedi, fai una call to action, un po' dico e non dico, molte più persone si interessano. E poi mi arriva il messaggio un'ora dopo di una donna che si chiama Francesca, mi dice: io conosco una mia amica che è la figlia della vittima di quell'attentato. E io dico: porca miseria, mi dai una mano? E dice: adesso le chiedo. E il giorno dopo, Instagram, messaggio, Daria. Vediamo la stessa storia, Daria, ma dall'altra parte del mondo, letteralmente, perché tu stavi in Australia in quel momento. E cosa succede? Racconta proprio la tua parte. Io stavo facendo la spesa settimanale con il carrello pieno di roba, persa nei meandri dei corridoi del supermercato. Mi arriva questo messaggio da parte di Francesca, che mi saluta, io tutta contenta: come stai, come non stai? Mi fa: Daria, guarda, ti ho scritto perché c'è un giornalista che ti sta cercando. E io gli faccio: ma come un giornalista? Ma che vuole? Ma non so come dirti. E la mia mente, poi vai a pensare, dentro di me ho detto: oddio, vuoi vedere che devo prendere quella raccomandata, mi stanno cercando per dei soldi, lo Stato mi cerca, non so, mi sono fatta i miei film. E Francesca che non mi diceva il perché comunque dalla sua parte, poverina, non è stato facile. Io, che sono una persona abbastanza diretta e odio i giri larghi, gli facevo: Francesca, dimmi, è una questione un po' delicata, dimmi. No, sai, c'è questo giornalista, Pablo Trincia. Vabbè, chi è? Cosa vuole? Io non avevo la minima idea di chi fosse lui. E quindi continua, mi fa: no, ma perché lui fa dei podcast bellissimi, e mi inizia a elogiare le lodi di Pablo. E io, tutto via messaggio, facendo la spesa: va bene, ma cosa vuole? Dimmi. Cioè, non me lo diceva. E quindi mi fa: non ce l'ha fatta, poverina. E mi fa: guarda, ti mando la storia perché non riesco a dirtelo. Mi arriva questa storia e io leggo: 25 settembre 1985, British Airways. Chi c'era? A me da una parte mi si è gelato il cuore, perché tutto mi aspettavo tranne che quello. Dall'altra, sai quando un po' l'universo ascolta? E quindi io erano mesi, se non anni, che volevo chiudere questo cerchio, no? E quando ho letto quel messaggio, dentro di me ho detto: ok, basta,
Lei fu così carina e mi ha detto: guarda, se vuoi lo contatto io, Pablo. Ho detto: no, non ti preoccupare, gli scrivo io. E il messaggio che poi ti ho scritto, semplice, secco, proprio: mia madre. La mia risposta non è stato altro. E tu mi hai risposto subito dopo. Beh sì, poi sai, intanto non ci credi, perché ti giuro che cioè, io ci ho provato per provarci, ma giuro che non gli avrei messo un euro su questa cosa. E poi ci siamo sentiti io e lei ed c'è stata subito una connessione, si è creata subito una connessione umana. Anche perché poi siamo finiti a parlare soprattutto dei cavoli nostri. Sì, tutto tranne, Tutto tranne che di di quello. Cioè sì, ogni tanto ne parlavamo, però poi tu che fai? Io vivo in Australia, tu che fai? Io vivo qua. Cioè alla fine siamo finiti a parlare veramente tanto di altro. Però giustamente Daria voleva anche sapere che cosa stavamo facendo, quali erano le nostre intenzioni, come la stavamo strutturando, perché poi una persona si vuole fidare, no? Ti sta affidando la sua vita, una cosa molto delicata della sua vita, e quindi insomma io ho iniziato a mandarle dei lavori che avevo fatto, prova a sentirteli, se ti piacciono, se ti piace il trattamento, e poi ci siamo collegati, perché l'intervista l'abbiamo fatta a distanza. Lei era in uno studio in Australia, noi eravamo Luca a Roma, io ero a Londra perché stavamo registrando Elisa Claps, quindi ero in Inghilterra, insomma ci siamo collegati da un po' di parti del mondo e abbiamo fatto questa notte molto intensa di... Ti ho fatto fare le 4 di mattina. Prima di arrivare a quella notte, nel momento in cui ti è arrivato quel messaggio e poi hai deciso di rispondere, in che momento di vita eri tu rispetto anche al tuo passato? Io ero molto tranquilla, nel senso che sono passati quasi 40 anni ormai, l'anno prossimo fa 40 anni, quindi la mia vita è cambiata totalmente. Io vivo in Australia da 20 anni, ho un marito eccezionale, 2 figli bellissimi, mi sono creata una vita mia completamente al di fuori di questo, però sai, comunque il ricordo, il rancore, il rammarico c'è sempre, no? Quindi, però vivendo lì, nessuno sa la mia storia, nessuno, tutte le persone con cui io vivo la mia quotidianità, nessuno sa cosa mi è successo, quindi è stata anche, tra virgolette, una fuga nel non affrontare più questo tema, diciamo. Però nella mia vita di tutti i giorni io ero tranquillamente felice, fino a che non mi è arrivata la bomba del suo messaggio. Prima di ritornare a quella sera, perché poi mi piacerebbe un po' sapere, no, quel dialogo, che cosa, il racconto di quel dialogo, ricostruirei magari velocemente appunto questi 40 anni che hanno separato, cioè nel podcast, e quindi magari mi soffermerei poco su questa parte. C'è stato l'attentato, c'è stato questo dramma, questo dolore. Quando hai sentito il bisogno di andare, di, come dire, di lasciare, di staccare, o che genere di bisogno è stato? Guarda, mia mamma è morta che io avevo 9 anni. È stata dopo la sua morte mio padre, poverino, si è perso un po', non sapeva cosa fare, perché mia mamma era quella che portava i pantaloni a casa, sai, da una parte era quella che gestiva tutta la situazione familiare, quindi per lui è stato molto duro. Però negli anni io e mio fratello siamo cresciuti 2 bambini, 2 ragazzi tranquillissimi, molto normali, ecco, non ci ha fatto mai mancare niente. Però questa situazione è sempre stata un tabù, da una parte, e ci eravamo quasi appena ripresi dalla storia. Erano passati credo 17 anni che mio fratello ha avuto un incidente di moto e purtroppo è morto, e lì siamo ricaduti tutti un po' nel baratro, specialmente mio padre. E io, con la mia gioia di vivere, che vuoi o non vuoi non mi è mai mancata, non sono più riuscita a stare lì, nel buio. Io lo chiamavo l'inferno o il purgatorio, perché l'immagine che ho di mio padre
nitida nella mia mente è lui seduto sulla poltrona con la sigaretta in mano e l'immagine di mia mamma e mio fratello attaccati con delle catene al pavimento che non li lasciava andare. Quindi io sono dovuta non scappare, però diciamo che io devo tutto alla terapia che ho fatto dopo la morte di mio fratello. Questa persona eccezionale che mi ha seguito per 6 mesi, che dopo 6 mesi di pianti, perché io andavo lì praticamente e mi faceva piangere, perché a casa non piangevo, lei mi faceva piangere per un'ora. Dopo 6 mesi di pianti mi ha detto: io sono 6 mesi che sento parlare di tuo fratello, del tuo ex ragazzo e di tuo padre, ma Daria? E la mia risposta fu: io non ho tempo per Daria, non posso, devo pensare a papà. E lei mi disse testuali parole, mi ha detto: Daria, non pensare che essere egoista nella vita porti solo del male. Tu in questo momento hai bisogno di pensare a te stessa per essere felice. Nel momento in cui tu sarai felice, tutti gli altri saranno felici. Qualcosa ha cliccato nella mia testa e poi una serie di eventi, io lavoravo in British Airways, una serie di eventi ha voluto che loro cercavano persone per andarsene. Io ho alzato la mano, 6 mesi dopo ero in Australia, per caso. Viaggio con la mia migliore amica della vita, 1 mese in Thailandia, 1 mese in Australia, poi torno e vado a vivere in Inghilterra, così sto comunque vicino casa. A Londra avevo già vissuto quando avevo 20 anni, quindi avevo il pallino di Londra. E Londra non è più successa perché sono arrivata in Australia, sono approdata in questo paesino, mi sono innamorata e a me l'Australia mi ha ridato la vita. Mi ha proprio preso da per terra un straccetto, mi ha tirato su e mi ha ridato la vita, la forza di andare avanti, di avere il sorriso sulle labbra. E con gli anni poi anche mio padre accettò questa cosa, che io glielo dicevo sempre: se io sono felice, tu devi essere felice, punto. E quella è la cosa più importante. E io sono approdata così, senza volerlo, sono finita dall'altra parte del mondo, perché per me Australia era Mr. Crocodile Dundee e koala, cioè questo sapevo. Che poi aspetta, perché i koala non esistono. Beh, I canguri pieno, ma i koala sono creature mitologiche. Ci ho messo 2 anni per vederne una. 2 anni. Cioè, perché non si fanno vedere. Non si fanno vedere. Però li vendono comunque come Li l'immagine. vendono come l'immagine australiana, ma non si fanno vedere. Adesso li ho visti tantissime E volte. il diavolo della Tasmania? Quanto è carino. Beh, quello c'è. C'è, però frequente. lo vedi un po' non negli zoo, ma come si chiamano? Nei wildlife center. Nelle riserve. Sì, nelle riserve, non lo trovi in giro. Però canguri sì. Canguri li vedi ovunque. spesso, sì, sì, che ti attraversano anche la strada. Ti riporto adesso a quella sera, no? E magari alla sensazione che hai provato nel avvicinarti a un microfono e a sentire dall'altra parte del mondo la voce di Pablo. Magari riparto un'altra volta da Pablo, no? Quel momento, quella sensazione, quella scoperta di un pezzo di una storia, perché fino a quel momento si era un po' avevate ascoltato un pezzo di questa storia, un pezzo di questo racconto. È impressionante come sensazione. Beh, intanto quando ti metti davanti al microfono tiri un profondo sospiro di sollievo, perché non sai mai se la persona che sta dall'altra parte cambierà idea all'ultimo minuto. Può succedere, è successo, perché è una storia delicata, perché riguarda la sua vita, perché magari ci ha ripensato, perché magari è nata in ansia, non lo so. Per cui intanto quando ci si siede, si registra, respiri e poi a quel punto è veramente come fare luce cioè, per noi c'era solo un nome, Raffaella Leopardo. Sapevamo che era morta purtroppo in questo attentato, ma io mi sono immaginato la qualunque. Sapevamo che questa signora era della provincia di Napoli. Ho detto, magari i parenti sono tutti a Napoli. Cioè, non avevo idea. Invece poi eccomi davanti a questa persona che mi svela tutta l'altra parte. Noi conoscevamo la storia di Hassan, ma ci mancava, eravamo completamente al buio su questa parte del racconto. Ed è pazzesco, perché vedi proprio i 2 lati del dramma, vedi l'altra parte, empatizzi molto. Poi Daria, come dire, abbiamo avuto la fortuna di trovare una persona che
si dà molto, si racconta molto, non nasconde le emozioni, ed è stata infatti un'intervista molto intensa, un racconto molto intenso in cui credo di averle fatto, io e Luca le abbiamo fatto pochissime domande perché lei si è seduta e ha parlato e noi credo siamo stati per pezzi interi di intervista, forse 15-20 minuti, che è tantissimo, zitti a guardare così. Ha fatto tutto lei. Quel momento, visto da te, entri in uno studio, era uno studio di registrazione. Era uno studio di registrazione che apparentemente è anche molto famoso da quelle parti. In mezzo a nulla. In mezzo al nulla, nella campagna proprio totale. E mi ha fatto un po' strano. Io neanche volevo andare, infatti mi sono portata mio marito Luca con me perché a supporto ho detto strano, mi faceva strano comunque andare lì, parlare. Ora avevamo comunque creato una bellissima amicizia nel frattempo, noi perché erano già passati 2 o 3 mesi dalla prima volta che ci eravamo parlati, quindi una chiacchierata con lui e Luca io ero completamente a mio agio. Però sai, non sai che domande ti fanno, non sai come ti prende comunque ritirare fuori per l'ennesima volta queste emozioni che quando non vuoi cerchi sempre di buttarle sotto, no? Di nasconderle. Tant'è che, scusa, eravamo collegati con la webcam, lei si siede, mette un pacco di fazzoletti sul tavolo e dice ecco, adesso sono pronta. L'ho finiti tutti, completamente mi ha fatto piangere per 2 ore e mezza. 2 ore e mezza di lacrime ho fatto. Da quanto, diciamo, non riparlavi così della tua mamma, di lei, non Guarda, la ricordavi in quel modo? Io sentendo il podcast ho sentito cose che ho detto che non mi ricordavo neanche di avergli raccontato. Non so cosa sarò andata in trance, non lo so, ma mi ricordo che parlavo. Io mi ricordo che ho tirato fuori ricordi che non ricordavo di avere in quel momento. Perché sai, comunque ero piccola, avevo 9 anni. I ricordi che ho bene o male sono sempre gli stessi, perché non è che ti puoi ricordare quando avevi 2 o 3 anni, i ricordi iniziano quando magari hai 5-6 anni, quindi sono quei 2 o 3 anni di vita. Sono pochi i ricordi, guardo la fotografia, mi ricordo quel momento, non mi ricordo la sua voce, quasi niente. Quindi, sai, sono sempre quelle cose che, parlandone poi con Luca, con mio marito, quando gli racconto di mia mamma, sono sempre quelle 3 o 4, non 3 o 4, ce ne sono tante, però comunque quei ricordi sono quelli. Quando ho fatto l'intervista con loro, ho tirato fuori di tutto, cose accantonate, completamente dimenticate, emozioni completamente dimenticate. Ed è stata una liberazione da una parte, perché, sai, ritiri fuori un po', i ricordi sono belli, non sono solo brutti, no? E quindi ho ritirato fuori la parte bella di mia mamma, che magari tante volte era stata più soppressa dai ricordi negativi. Poi ho pianto, tanto, ho avuto mal di testa tutto il giorno. No, e poi soprattutto quando noi le abbiamo mandato le puntate, cioè, raccontalo tu, lei non le voleva sentire. Adesso? Prima di uscire, noi Sì, ovviamente le mandiamo le puntate, no? Mi chiama 1 mese fa, dopo essere sparito per 2 mesi, premessa. Ho fatto, oh, ma sei vivo? Eh sì, però ti volevo dire che tra 2 settimane esce il podcast. Io, cioè, sai quando sei nel momento della tua vita di leggerezza, io ero felice e contenta, i bambini avevano appena finito le vacanze estive, eravamo al mare tutti i giorni, surfavamo, felici, nessuno litigava. Bello. Proprio ero in grazia di Dio, come si dice. Mi telefona lui, mi è arrivata una botta tra capo e collo, perché ho detto, ma come è pronto? Cioè, proprio sai, ti dimentichi, no? Non ci pensi, io l'ho fatto quella cosa, basta, ora succederà tra 1 anno, 2 anni, chissà quanto ci metteranno a farlo. E lui mi fa, guarda che le devi sentire, perché se c'è qualcosa da cambiare, io ho bisogno che me lo dici prima che escono. E la mia risposta è stata, no, io non lo voglio sentire. E lui, poverino, dice, come faccio? Io ho fatto, arrangiati, cioè, sentilo. No, e quindi io, che nel frattempo avevamo fatto amicizia anche con suo marito Luca, che è italiano, friulano, e quindi io mandavo le puntate a lui, dicevo Luca, dacci un feedback almeno tu, insomma, ascolta per la famiglia, fai almeno tu
un check, e quindi io mi sentivo con lui, sentivo lei e parlavamo di tutt'altro, come al solito, e io non è che poi le dicevo, mi veniva da chiedere, ma Daria, ma hai sentito? Però poi ho detto, vabbè, non mi ha detto niente, vuol dire che non le sta sentendo. Ma Luca ogni mattina mi veniva, perché poi lui era tutto così, vabbè, che fai, non lo senti? Senti amore, sentilo tu, parlate voi due, Sì, organizzatevi io parlavo voi, con lui. non mi mettere in mezzo, se c'è qualcosa chiedi a Pablo, e però lo vedevo ogni mattina, ogni giorno, ma no, ti ho detto di no, lasciami stare, proprio non voglio saperne, ok, e il giorno dopo. Senti, ho sentito Pablo, vabbè, sta bene? Salutamelo. Sai, uno Ma perché lì struzzo. cos'è che era difficile per te? Ascoltarlo. Sentire, Sentire la parte... anche risentirti? No, O risentire la, sentire la parte sua. la parte di Hassan? Non volevo proprio entrare in quel mondo, non volevo cambiare il mio stato d'animo di quel momento, che poi nel momento in cui tu mi hai cambiato è cambiato comunque, però non volevo sapere. Cioè da una parte volevo sapere, ma dall'altra non volevo affrontarla. Quindi il fatto di dover sentirlo e da una parte anche avere un po' la pressione di sentirlo, no? Non sentirlo quando mi pare a me, è stato difficile. Infatti io testa sottoterra, tipo struzzo, non vedo, non sento, non parlo, io non esisto. Sentitelo voi, tant'è che l'ho sentito forse 3 giorni prima. Ma secondo me l'hai sentito quando già stava uscendo. No, le ultime sì, ma le prime puntate che tanto sapevo che non erano indirizzate a me da una parte, le ho sentite 2 o 3 giorni prima, veramente a mozzichi e bocconi, perché l'unico momento di libertà che io ho da famiglia e tutto è la sera quando devo andare a dormire, che ho messo i bambini a letto, lo sento. Ho detto se lo sento la sera non dormo la notte, perché faccio gli incubi. Durante il giorno lavoro, finisco di lavorare, ho i bimbi, non ho il tempo proprio, non riuscivo a trovare il tempo. Quando ho trovato senti questa, ho trovato un pochino di tempo perché Luca eravamo al mare, gli ho detto andate a surfare voi, portati i bambini in acqua, io passeggio e mi sento questo podcast. Ho sbagliato la puntata, ho iniziato dalla puntata numero 4. Perché lui mi ha mandato i file, però io non ho visto, pensavo che fossero in ordine. Quindi il mio primo approccio con questo podcast è stato con la voce di Hassan, perché lui inizia a parlare subito. Quindi per me, per fortuna che era al mare, perché il mare è la mia meditazione, camminavo nel mare con il cellulare vicino e ho sentito la sua voce e mi sono dovuta fermare, perché è stata abbastanza forte. Aver dato... Sai, fino a quel momento per me lui era una persona astratta. Io non mi ricordavo il suo volto, comunque credo di averlo visto quando era piccolo, quindicenne, non ho la minima idea di come sia fatto adesso, non ho mai sentito la sua voce. Di averlo visto in foto? Sì, ma neanche sul giornale? quando uscì, sì, sul giornale, ma non me la ricordo, non me lo ricordavo. Quindi comunque un conto è vedi una foto, un conto senti la voce e inizi a dare a questa persona proprio un... Certo, lo uminizzi, Lo uminizzi. Esiste, è vero. Perché ci avrai pensato chiaramente, e l'hai raccontato anche nel podcast tante volte Io ci ho durante pensato questi... tantissime volte, però non avevo un volto, non avevo una voce, è diverso, è una persona astratta. E non avevi un racconto. Non avevo un racconto, quindi iniziare subito da lui che racconta quello che facevano da ragazzini che registravano gli spari nel cielo e poi giocavano a sentire, a scoprire a quale arma appartenessero. Io così ho iniziato il podcast, con la voce sua e il suo racconto di questa scena, mi ricordo. E poi sento la mia voce e dentro di me faccio, aspetta, ma Luca mi ha detto che non dovevo parlare io almeno per i primi 2 episodi. Che cacchio mi sto sentendo? E lì ho realizzato che avevo completamente sbagliato l'ordine e ho chiuso tutto, ho detto ok, no, non va bene, ricominciamo. Ho ricominciato, 10 minuti dopo esce mia figlia dall'acqua e lì chiudi tutto un'altra volta. Quindi sai, per me è stato, al di là del volerlo sentire, anche il trovare il tempo giusto, perché non volevo sentirlo e poi essere mamma, no? Non avere il tempo di metabolizzare quello che avevo sentito, di viverlo. Volevo dargli del tempo tutto suo, uno spazio tutto suo.
La forza di questo podcast è l'umanità. È l'umanità attraverso due racconti completamente diversi di persone che hanno abitato due mondi e due prospettive anche di mondo completamente diverso. Ed è l'umanità di persone che devono fare i conti col concetto del perdono. Che cos'è per te e che percorso hai fatto, diciamo, all'inizio personale rispetto al tema del perdono? Allora, io quando ero più ragazza credo di aver già solamente messo tutto dentro e essermi creata una corazza intorno, quindi non ne ho mai parlato più di tanto. Quando sono finita in Australia ho iniziato a fare diversi tipi di terapie, non necessariamente relazionati a mia madre, ma generali per comunque il lutto, la perdita, la rabbia che avevo dentro. Io non ho mai pensato di perdonarlo, mai. Non ho mai lavorato per un perdono. Ho sempre solo lavorato su me stessa per lasciare andare questa rabbia o comunque un'accettazione diversa di quello che mi era successo, non assolutamente relazionata a lui o alla situazione. Poi 8 anni fa, durante una terapia di kinesiologia, che è una pratica un po' astratta, molto bella, siamo andati a toccare questo momento. È uscito come momento che io avevo 19 anni, si parlava di quella scena, lui lo intervistarono in televisione e l'odio che io provai per lui fu immenso. Io volevo addirittura chiamare, non mi ricordo neanche dove andò, però volevo chiamare la televisione e dirgli: ma vi rendete conto? Cioè, per me lui doveva essere un uomo morto, in galera, chiudere, buttate la chiave, via. Abbiamo lavorato tanto sul perdono in quella occasione. E ti dirò, mi ci è voluto tanto e io non l'ho perdonato, però ero molto più leggera, ero meno attaccata alla rabbia, al dolore, ero un tantino più tranquilla. Tornando in Italia, 3 mesi dopo, parlando con mia zia, mi raccontò, non so come siamo finiti a parlare di questa cosa, mi raccontò chi era Hassan. Quindi io per la prima volta, dopo più di 30 anni, ho saputo chi era lui, come era cresciuto, la vita in parallelo, quello di cui parlavamo. E lì io non ce l'ho fatta più a giudicarlo. A me lì non so per cosa, come, è come se un grande peso mi fosse proprio scivolato dalle spalle e io guardai mia zia e gli ho detto: zia, io questa persona la perdono, non ce l'ho più con lui, ce l'ho con quello che ha fatto, con la situazione, ma non lo considero responsabile, cioè non lo odio più. E fu una liberazione, come veramente io camminavo a 1 metro da terra, perché erano 30 anni che mi portavo dentro quella cattiveria, quella rabbia, quell'odio, che comunque sono energie brutte che non fanno bene, che anche se sì, sono una persona solare, che ride, che scherza, dentro sono cupa in quello. E a me mi ha liberato di brutto, ma è stata un attimo inaspettato, perché io non mi aspettavo di poter fare una cosa del genere o di poter arrivare a fare una roba del genere. E mia zia mi disse che lei, fortunatamente, sapendo queste cose subito dopo l'attentato, lei nel giro di 2 o 3 settimane l'aveva già perdonato questo ragazzo. Quindi lei è cresciuta sì con il dolore, è andata avanti con il dolore e con la rabbia, ma completamente diversa dalla mia. Io sono cresciuta con l'odio, una cosa bruttissima. E lì è stato bello, è stato molto bello, tant'è che ci eravamo messi in testa di trovarlo. Abbiamo detto: cerchiamolo, incontriamolo, facciamogli sapere che noi l'abbiamo perdonato, perché credo che lui, anni prima, nell'intervista che gli fecero, chiedeva il perdono, che non gli è stato mai dato, giustamente.
Poi tra una cosa e l'altra io sono tornata in Australia, stando dall'altra parte del mondo è più difficile, ricerche, cose, è andata un po' a scemare la situazione e è finita lì, fino a che non è arrivato lui, che ha fatto lo sporco lavoro per me, da una parte. Prima di chiedere un'altra cosa a Pablo, oh, che distanza c'è ancora tra il perdono personale, no? Che libera, e un perdono nell'incontro? Non credo che ci sia differenza, sinceramente. Cioè, non so se mai incontrerò Hassan. Forse sì, forse no. In questo momento non ne sento il bisogno perché sentendo il podcast mi sono state date tante risposte alle domande che io avevo, che forse erano quelle che gli avrei voluto chiedere. Quindi per il momento io so di averlo perdonato e sto bene così. Non sento la necessità di incontrarlo. Detto ciò, magari domani mi sveglio e decido di farlo, però al momento io sto bene così. Non cambierebbe tanto, perché comunque ho scoperto cose di lui che magari gli avrei chiesto e premetto, non so, magari se un giorno lo incontro gli do uno schiaffo in faccia, io non lo so come reagisco, non lo so, però so che sarà una cosa che farò da sola, senza che nessuno lo saprà, perché sarà un momento tutto mio. Questo è diventato un momento un po' di tutti. Quello, se succederà, sarà un momento tutto mio, che poi se vorrò condividerò, però è una cosa troppo personale, troppo. Come si fa da invece spettatore, Pablo, diciamo così, ad assistere in qualche modo come dire, al percorso del perdono? Anche guardando poi la reazione che nel podcast è molto complessa, no, di Hassan. Quello è stato un momento, quello di Hassan proprio, è stato un momento molto forte, tutta questa storia, Luca anche lo sa, insomma l'abbiamo vissuta insieme, è stata emotivamente molto molto impegnativa. Hassan è sempre stato, insomma, uno che ha raccontato la sua storia, come dire, tenendo le emozioni lontane, quindi raccontando, è andata così, questo è il mio percorso, sì. È successo questo, quello era il contesto storico, politico, l'ho anche detto lui. Non c'era spazio per questa cosa qua. Quando noi però gli abbiamo raccontato di aver incontrato Daria, eravamo fuori da questa trattoria, siamo andati apposta per parlargli di questo. Però avevamo scelto di farlo, diciamo, in un contesto un po' più così, leggero, avevamo mangiato una cosa e lì assisti proprio, ed è una cosa che è rara, perché io non so quante volte mi ricapiterà nella vita di assistere a una scena come questa, lì assisti proprio al crollo, lì assisti a questo che sembra veramente che gli manchi la terra da sotto i piedi, che ti dice, cioè che la vede, che all'improvviso la vede, che all'improvviso le dà quasi un volto, no? La sente vicina e lì lui ha switchato completamente e se prima non aveva mai esplicitato questa richiesta di perdono, lì per lì poi lui proprio si lascia andare ed è stato molto forte, molto vero. Daria, un'ultima domanda prima di chiudere. C'è in qualche modo un prima e un dopo per te, Sangue Loro, e che cosa c'è stato, diciamo, dopo? Allora, io quando ho deciso di collaborare, contribuire della mia testimonianza a questa storia, l'ho fatto per me, per avere una chiusura, per la mia vita, per me stessa. Non avrei mai immaginato dell'impatto che ha avuto nelle vite delle altre persone, mai. Ho ricevuto
così tanti messaggi di amore, diciamo, gente che mi scrive ti voglio bene, grazie. E, il messaggio del perdono, io non ho mai pensato che potesse essere così forte, diciamo, perché quando ho deciso di parlare l'ho fatto per me stessa, non ho mai pensato all'altra gente, a come poteva avere un impatto mediatico nei confronti delle altre persone, ed è stato travolgente, quindi il prima e il dopo, io prima non lo volevo sentire, poi ho sentito un po' il podcast, sto molto bene, sono contentissima di averlo fatto, credo sia stata la cosa più bella che abbia fatto nella mia vita, dopo i miei figli e mio marito, e mi ha liberato tanto. Mi ha liberato anche il fatto che ne parlo adesso, ne parlo con tutti, ne posso parlare anche con gente che non mi conosce da una parte, ma specialmente ne parlo con i miei amici, che non abbiamo mai parlato, mai, amici, parenti. Ero a cena da mia zia a Napoli l'altro giorno, a pranzo, abbiamo parlato del podcast, abbiamo parlato di quel momento, abbiamo parlato di Hassan, ed è sempre stato un tabù per 40 anni. Quindi è una liberazione, per me è una cosa bellissima, e essere qui in Italia in questo momento, io ho sentito il bisogno di dover venire a farmi coccolare dalla famiglia, perché stando dall'altra parte del mondo ero troppo lontano, cioè questa cosa stava avendo un impatto troppo grande sulla mia vita e non potevo vivermela dall'altra parte del mondo, e mio marito mi ha detto vai, non ti preoccupare, ci sono io qua con i bimbi, vai, goditi casa, riempiti la tua tazza di amore, e ho la tazza che straborda, cioè sono contenta di ripartire adesso, sto bene, e per me l'essere venuta qui adesso è quasi più importante di aver fatto il podcast, perché è proprio la conclusione perfetta per me dopo questa avventura. Sono felicissima. Allora, Daria, io ti ringrazio. Grazie a te. Ringrazio Pablo, e quando vuoi, naturalmente, Certo. anche una volta tornata, noi siamo sempre qua. Grazie.